travel with Stevie Kim. Hello, everybody. My name's Stevie Kim, and welcome to the Italian Wine Podcast on the Road Edition. This is where we have our sister channel, Mama Jumbo Shrimp. If you haven't subscribed, push the subscribe button now. And we are here in Cilento for the second time in a row. The town is actually called Paestum. Of course, everybody knows Paestum. And I'm here with Mr. Pagano Giuseppe, but we call him Peppino. Ciao Peppino! Sai Sim, piacere averti qua oggi. Mi chiamo Antonello Ricco e insieme a mia moglie Andrea gestiamo il progetto Dispensa San Salvatore. Oggi ci troviamo in questo nuovo progetto, il nostro nuovo orto di agriforestazione biologica. È un progetto che nasce con un'idea chiara per completare la filosofia del progetto Dispensa e quindi per portare avanti quello che è il chilometro zero, la filiera chiusa. Siamo qui a Fuscillo dove presentiamo il nostro orto, le nostre ricchezze, dove noi ogni mattina veniamo a raccogliere tutte le verdure, dai fiorilli ai pomodori, cuori di bue, zucchine, basilico, peperoncini. Tutte queste verdure saranno poi trasformate in cucina e vedremo poi piatti che vi presenterò in cucina. Stamattina siamo andati all'orto, però era un orto enorme, gigantesco, dove abbiamo preso questi anche pomodoro, basilico e tanta verdura che andremo a assaggiare oggi. Questo è un piatto tipicamente italiano che si chiama caprese, giusto? Esatto, con la regina dei piatti, la mozzarella di bufala col pomodoro del nostro orto e condito con olio extravergine dei nostri oliveti, e così partiamo con questi assaggi in abbinamento ai vini della cantina San Salvatore. Stamattina siamo andati a Caseificio e questo in particolare si chiama treccia. Anche questa mozzarella lo fai tu in Caseificio. Questa è la vera definizione di chilometro zero, da bufala, dal orto e anche mozzarella. E poi il pomodoro è un pomodoro molto grande. Che tipo Questo di pomodoro? si chiama cuore di bue. A cuore di bue. Bufala e bue. E bue, okay, sì. BB. Ok, allora vino, che vino suggerisci? Ma noi abbiamo pensato a questo vetere, questo straordinario. Posso fare il sommelier? Assolutamente, prego. Okay, allora, A questo straordinario rosé d'Aglianico. Tu pensa che per raggiungere questo risultato di questo colore, questo aroma, questa bontà che c'è in questo vino, noi siamo arrivati a trovare una soluzione di produrre soltanto 40 litri da 100 kg di uva, perché l'Aglianico, tu come sai, è molto ricco di colore. La pressatura super soffice ci serviva anche per non portarci dietro tannini che su un bianco o su un rosé non vanno bene. Però si beve prima il vino e mangiare, o mangiare un boccone e poi bere il vino? A me piace sempre cominciare col pulire il palato per degustare quindi meglio. Il vino. Ok, allora mangiamo. Buon appetito! Un ulteriore brindisi. Cheers. Salute! Finalmente siamo qui in cucina della Dispensa. Vi voglio presentare Concetta e Maria. I piatti della Dispensa sono piatti molto semplici, ma hanno un segreto, ossia la loro ricetta. Una ricetta che non è studiata in ambienti scolastici, ma ha un valore affettivo perché viene tramandata da generazione in generazione, da madre in figlia. Mi presento, sono Concetta Marino, una massaia della Dispensa San Salvatore. Noi teniamo la farina Senatore Cappelli di nostra produzione, che poi vi farò vedere la lavorazione della pasta. Stamattina siamo stati all'orto, nel nostro orto biologico, alla raccolta dei fiori di zucca. Con questi due prodotti facciamo un piatto: cavatelli con fiori di zucca e ricotta. I fiori di zucca vengono saltati in padella e uniti con i cavatelli, e alla fine si aggiunge la ricotta del nostro caseificio, naturalmente. Questo è il piatto.
we are ready for our first plate. Primo piatto. Cavatelli. Che cos'è cavatelli? Cavatelli è la pasta fresca fatta in casa, in questo caso solo farina e acqua, senza uova. Si fanno dei rotolini e si tagliano. Poi dopo con 2 dita. Un po' come gnocchi, o no? Sono esattamente gli gnocchi. Ah, ok, allora... Noi qua li chiamiamo cavatelli. Ah, ok. Allora, il vino che ha scelto per questo si chiama... Corletto. Corletto. Cosa vuol dire corletto? Corletto significa cuore lieto. È base aglianico, però è senza soffitti aggiunto. Poi è stato praticamente pochissimo sulle bucce, ecco perché il suo colore non classico come quello di tutti gli aglianico. Non andavamo alla ricerca di grande alcol, ma della eleganza. Questo è un formaggio di capra che si chiama cacio ricotta. Allora, mangiamolo perché io sono pronta. Direi sempre qui con formaggio, a me piace di più, non so te. È un po' forte, però comunque... Ok, con il prossimo. Siamo in compagnia di Maria ora, che vi farà vedere le nostre braciole. La braciola è un piatto tipico cilentano, è un involtino di carne cotto nel pomodoro, così fa cuocere per mezza giornata, molto lentamente, e viene un sugo molto saporito. E poi trattiamo molto le verdure sempre di stagione. Un pezzo di carne aperto, un poco grassa, non troppo magra. Si mette l'aglio tagliato a pezzettini piccoli, un po' di prezzemolo e una manciatina di formaggio. Si prende lo spago e lo andiamo a legare. Ed eccolo pronto. Una volta che è soffritto si aggiunge il pomodoro passato e si può cuocere lentamente come dicevo prima. Piatto numero 3 e questo si chiama? Braciola del Cilento, questa viene fatta nel ragù, quindi un ragù di pomodoro tipico, con un abbinamento di friggitelli fatti saltati in padella col pomodoro e cipolla. Allora, prima di approcciare questo piatto bellissimo, il vino che abbiamo scelto è aglianico. Anche un aglianico. Anche... Oggi non so se hai notato, ma era solo aglianico. Sì. È il vitigno rosso principe della nostra terra. E questo si chiama Jungano, quindi un vino un po' psicanalitico, diciamo. Però in realtà non è Jung come psicanalista, ma come il paese. Jungano. Jungano. Noi lo chiamiamo così, in modo dialettale diciamo sempre Jungano. E questa è l'idea che mi è venuta di volerlo scrivere come noi lo pronunciamo. E allora diventa ancora di più radicato sulla nostra terra. È molto elegante, è un aglianico estremamente morbido, estremamente di gusto internazionale, direi. With wine. Spettacolo, bravi It's abbinamenti. really nice. I love this combination. Allora, io direi che noi possiamo concludere con questo segment di Food and Wine Pairing, cosiddetto loro chiamano terra, con tutta la parte di aglianico, ortaggi, mozzarella, caseificio stamattina, quindi completamente terra oggi. Salute, Alla prossima allora. alla prossima, grazie, Ciao ragazzi. alla prossima.